Ciao a tutti, seconda parte dedicata al Crash Bar. Oggi spiego perché ho scelto il prodotto Cross Pro e soprattutto perché. Facciamo un passo indietro. Aspettavo con impazienza il prodotto di Outbound Motortech perché i ragazzi che sviluppano quei Crash Bar li studiano in modo molto razionale, li testano sul campo e quindi mi aspettavo qualcosa che facesse la differenza. In realtà sono usciti con un prodotto piuttosto complesso. C'è da dire una cosa su questa moto, sulla Desert X, che ha due attacchi al telaio, sono i due supporti motore, che sono gli unici che si possono sfruttare in modo effettivo. Gli altri sono dei supporti di tipo parziale, sono quello che tiene il paracoppa, che collega il paracoppa con il coperchio della testata del cilindro anteriore, e quello qua sotto, il cupolino, che è collegato al supporto del faro. Quello di Outbound Motortech invece presenta delle flange che partono sempre da questi supporti, raggiungono una parte inferiore della struttura e poi vengono collegati con un sistema che si vede poi in queste foto. È una struttura piuttosto complessa. È vero che secondo la loro filosofia è componibile, c'è una parte inferiore e una parte superiore, però sul loro sito il peso che dichiarano è piuttosto rilevante, sono 10,3 kg in totale, compreso che include anche le flange di supporto. Resto convinto che la loro sia la soluzione più completa, quella più efficace, ma non fa così la differenza rispetto alle altre soluzioni, vedi questa di Cross Pro o quella Ducati originale, perché non hanno avuto la possibilità di sfruttare altri attacchi, come succede su altre moto che hanno la culla del telaio che abbraccia il motore e quindi hanno la possibilità di sfruttare più punti di ancoraggio. Ho quindi deciso di cambiare strategia e di puntare sul peso. Cross Pro dichiara sul suo sito un peso di 3,8 kg che ho verificato sulla bilancia. Ricordo che questo è un telaio realizzato in tubi d'alluminio di diametro 25 mm per 3 mm di spessore. Ci sono poi delle flange in acciaio inox qua sotto e sotto il cupolino, in questo caso da 4 mm di spessore, piuttosto ben fatte, sono tagliate e piegate perfettamente. La questione del peso può sembrare quasi irrilevante, in realtà piazzare 10-11 kg in questa posizione davanti al baricentro della moto è una posizione relativamente rialzata, può spostare anche le masse e di conseguenza anche in qualche modo inficiare le caratteristiche di guida o comunque modificarle. Per quanto riguarda gli altri crash bar delle altre case, io ho trovato sul sito SV Motec un peso di 6,5 kg e penso che gli altri tralicci in acciaio grosso modo siano orientati tra i 6 e i 7 kg, non ci sono grosse differenze strutturali tra uno e l'altro. Quindi comunque questo risulta in ogni caso vincente dal punto di vista del peso. Il crash bar di Cross Pro è realizzato decisamente bene. Ci sono delle saldature TIG fatte a mano, molto curate, c'è una verniciatura a polvere ricoperta da uno strato di trasparente, tutto dà l'idea di avere una qualità molto elevata. Poi parlavo giusto delle flange in acciaio inox di 4 mm di spessore, anche quelle realizzate decisamente piegate e tagliate molto bene. Problemi di montaggio, se uno volesse montarlo da solo come ho fatto io, non ce ne sono. Diciamo che tutti gli accoppiamenti sono piuttosto curati, ci sono le solite malizie, che vuol dire non fissare tutte le viti prima che non si siano realizzati tutti gli accoppiamenti. Gli accoppiamenti vanno bene, c'è una piccola forzatura da fare lì sotto quando si uniscono i due semi crash bar, per il resto direi che tutto quanto è piuttosto funzionale, hanno fatto un ottimo lavoro. Una nota che devo fare usando la moto dopo aver montato questo crash bar è che ho avvertito un aumento delle vibrazioni a un regime costante di circa 5.000 giri, vuol dire 110 km all'ora con i rapporti standard.
Cambiando regime non si avvertono più, probabilmente c'erano anche prima, in questo caso sono stati evidenziati, non è un grosso problema, non sono vibrazioni fastidiose, c'è comunque un perché. Questo telaio va a unire delle parti che prima non erano unite direttamente, quindi il telaio qua sotto con il coperchio della testata, con il cupolino, e quindi è probabile che ci sia un trasferimento di vibrazioni, ma ripeto, non è un grosso problema. Qui vedete anche come CrossPro ha realizzato la protezione della pompa dell'acqua. È una protezione minima, realizzata in lamierino d'acciaio, 2 mm di spessore. Io l'ho montata interponendo della gomma schiuma per alte temperature, proprio per proteggere la parte del tubo. Non è, diciamo, è una minima protezione, non è sicuramente a livello di quella in traliccio realizzata per esempio nella struttura originale Ducati. Bene, questo è tutto, spero di essere stato sufficientemente chiaro e soprattutto di aver dato qualche idea in più per la scelta del crash bar. Grazie ancora e alla prossima.